I pizzoccheri sono un piatto straordinario, tipico della Valtellina. Solo sentirne il profumo mi riporta ad un bellissimo trekking in Val Malenco, quasi 30 anni fa. E la prima volta che li assaggiai i pizzoccheri fu in un rifugio a 2600 metri di quota e ne rimasi estasiato. Da allora, di tanto in tanto, li prepariamo anche a casa. Vediamo come. Gli ingredienti li trovi in descrizione. Almeno qui in Toscana i pizzoccheri si trovano facilmente al supermercato. Questa è una confezione da 700 grammi, di cui userò la metà. Eccoli qua, i pizzoccheri sono delle tagliatelle di grano saraceno. Come prima cosa pelo questa patata che pesa circa 250 grammi e quindi la taglio a dadini di circa 1 centimetro di lato. Il prossimo ingrediente è questa mezza vezza. La taglio a metà e questa è la metà che utilizzerò. Taglio via la parte dura, levo le 2 foglie più esterne e poi taglio la vezza in 3 parti e quindi a striscioline abbastanza sottili, ma non troppo. Ecco, in questa maniera qua è perfetta. I pizzoccheri si cuociono in una pentola capiente. Ho portato ad ebollizione a questa pentola d'acqua salata, ci verso dentro la vezza e poi ci aggiungo i dadini di patate. L'acqua è salata più o meno come si fa per l'acqua della pasta asciutta. Mescolo e aspetto che arrivi ad ebollizione. Dopo 5 minuti di ebollizione aggiungo anche i pizzoccheri nella stessa acqua insieme alle patate e alla vezza. E adesso lasciamo cuocere il tempo che è indicato nella confezione dei pizzoccheri. Per preparare la salsa schiaccio 2 spicchi di aglio, levo la buccia degli spicchi di aglio, ecco in questa maniera, metto circa un 40 grammi di burro in un padellino abbastanza piccolo e quando si è sciolto aggiungo l'aglio. Aggiungo anche un bel po' di foglie di salvia, la mia salvia ha foglie molto piccole ma vanno benissimo così. E infine ci macino un po' di pepe. Lasciamo soffriggere per un paio di minuti e poi levo gli spicchi d'aglio. Un ingrediente importantissimo dei pizzoccheri è il formaggio. Si dovrebbe utilizzare il formaggio casera, purtroppo non l'ho trovato e quindi ho preso della fontina. Questa è una fetta di circa 250 grammi. Dopo aver levato la crosta esterna, affetto la fontina in maniera da ricavarne dei dadini. I dadini più sono piccoli meglio è, questi sono anche un pochino troppo grandi, se riuscite a farli più piccoli meglio. E infine 50-60 grammi di parmigiano reggiano grattugiato. Quando è passato il tempo della cottura dei pizzoccheri si scollano esattamente come si farebbe per una pasta asciutta e poi si assemblano tutti gli ingredienti in una zuppiera piuttosto grande, come si farebbe per le lasagne. Prima i pizzoccheri, poi la casera o nel mio caso la fontina, poi il parmigiano reggiano e poi un po' di salsa. Ecco qua, questo è il primo giro, ancora pizzoccheri, parmigiano reggiano, fontina, salsa e infine ultimo strato, pizzoccheri, formaggio, parmigiano reggiano e la salsa. Ecco, la zuppiera in realtà è anche un po' troppo piccola per cui adesso ho delle difficoltà a girare. Comunque giro i pizzoccheri finché la fontina non si scioglie. In questo caso l'aver utilizzato la fontina invece della casera comporta che faccia tutti questi filamenti, con la casera viene un po' meglio. Quando gli ingredienti sono ben amalgamati possiamo andare a tavola. Servire i pizzoccheri è semplicissimo, basta metterli in una scodella e subito si sentirà un profumo straordinario. Ed eccoli qua, veramente un piatto fantastico. No, davvero, sono buonissimi e poi ad assaggiarli mi riportano subito in montagna. Ok, se questo video ti è piaciuto lascia un mi piace, così aiuterai altre persone a trovarlo su YouTube. E naturalmente non dimenticarti di iscriverti al mio canale se non lo hai già fatto, così vedrai altre ricette spiegate bene come questa. E altre ricette che potrebbero interessarti le trovi qui a fianco. Grazie per avermi seguito e alla prossima, ciao!